Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, il canale è nuovo. Ringrazio tutte le persone che mi seguono e chi mi seguirà in futuro. Ho messo anche delle fotografie, diciamo, di miei lavori in questo video proprio per chi non mi conosce. Avverto già che se il canale non avrà un certo interesse lo chiudo perché fare i video richiede parecchio tempo, molto di più che seguire un social network dove si mettono immagini che spesso sono comunque anche estrapolati da lavori o disegni che si stanno già facendo, quindi non bisogna fare un video apposta proprio per, eh, per YouTube come in questo caso. Quindi tanto vorrei un po' specificare i motivi per cui ho aperto il canale. Uno fondamentalmente è le varie richieste in questi anni di persone che appunto mi hanno ehm, chiesto se aprivo un canale dove mettere video, e l'altro è per parlare, in qualche modo trattare l'argomento anatomia artistica, geometria applicata, matematica applicata al disegno e mm, costruzione della figura appunto mediante semplificazione geometrica, eccetera. Ci tengo a precisare che non sono favorevole comunque all'insegnamento troppo un po' frivolo, superficiale, diciamo, nel web, perché io, l'insegnamento è una cosa che si fa un po' in maniera utilizzando più tempo in una maniera diversa, un po' video di 10 minuti, o comunque video o tutorial di pochi minuti o immagini che vogliono in qualche modo semplificare il disegno, appunto non possono essere interessanti e utili, ma non l'insegnamento è un'altra cosa, considerando che insegnare vuol dire anche comunque in qualche modo vedere gli esercizi o i disegni appunto degli allievi e capire anche dove sbagliano, correggere, insomma, considerando anche che il percorso di apprendimento sul disegno, poi se si parla di anatomia, dura anni, quindi è impensabile che con due tutorial così, due video, si possa in qualche modo parlare di insegnamento. Quindi ci tengo a pensare che io non insegno su YouTube o comunque su internet, questo canale non è un canale dove si insegna a disegnare, ma soltanto dove si trattano certi argomenti che possono anche magari risultare interessanti, ma ehm, lontana da me l'idea di insegnare su internet o nel web, così diciamo, perché l'insegnamento reputo che si faccia in altro modo. Un'altra cosa di cui vorrei parlare è proprio che il canale è anche fatto per riportare un attimino il concetto del disegno a un aspetto un pochino più tranquillo, in questo senso spesso e volentieri si dà un po' l'idea del disegno come qualcosa di veloce o che si impara velocemente o che in qualche modo con semplicità si riesce un po' a disegnare. E questo è un, diciamo, messaggio comunque aspetto che spesso un po' nel web sembra un po' girare un po' ormai dappertutto, è comunque secondo me mm, percepire il disegno in maniera comunque errata, perché il disegno, comunque imparare a disegnare è una cosa che richiede parecchio tempo, molto molto esercizio e molto molto studio. Se poi si parla di anatomia artistica, considerando soltanto le ossa, i muscoli e tutta la questione del movimento, eccetera, sul corpo umano, non si può pensare di usare parole come semplicità e velocità. Accetto la parola semplificazione come semplificazione geometrica proprio perché semplificazione vuol dire semplificare qualcosa di più complesso, che comunque lo dico in questo video di introduzione, è importante appunto capire prima di semplificare, in qualche modo sapere com'è una forma, un oggetto, se si vuole disegnare prima di semplificare. Quindi l'apprendimento, lo studio diciamo, è una cosa che è basilare, non si può pensare di disegnare cose se non si conoscono, di conseguenza anche questa
questo aspetto un po' troppo di velocità con il quale a volte sì, esce il messaggio, disegnare veloce o così, non è una cosa che accetto molto volentieri, perché non è così. Chi disegna sa benissimo che non si può imparare con pochi tutorial o comunque video di pochi minuti nello specifico, poi perché appunto sto realizzando dei video, di conseguenza vorrei chiarire questo aspetto e essere in qualche modo onesto. Non voglio in qualche modo ehm, che si pensi che questi video servono in qualche modo a insegnare, no? Sono video che possono magari essere interessanti. Il canale poi è fatto anche molto per chi vuole imparare a disegnare o chi è un autodidatta alle prime, diciamo, ai primi tentativi o all'inizio di un percorso. Poi ci possono essere anche magari cose, possa interessare anche magari chi disegna da tempo. I film, diciamo, i video saranno molto sulla struttura e l'anatomia, ovviamente è l'argomento principale del canale, comunque struttura diciamo, geometrica, cioè costruzione geometrica, diciamo che la geometria e la matematica applicata al disegno è un argomento che mi interessa molto, mi è sempre interessato e reputo che sia, almeno per quanto mi riguarda, molto importante. Mm, appunto, per la questione comunque di chi disegna da solo, autodidatti, ripeterò sempre che chiunque impara a disegnare non è un problema, ma soltanto se c'è comunque un percorso fatto nel tempo, non c'è essere veloci o cercare di imparare velocemente, secondo me è la cosa più sbagliata, perché apprendere appunto concetti o esercitarsi è una cosa che richiede tempo, va comunque assimilato quello che si studia, eccetera. Quindi in questo canale la parola velocità, semplicità o queste cose qua che vengono un po' eh, si vedono in giro, comunque si sente sempre un po' spesso comunque parlare di questi pseudo metodi veloci per apprendere a disegnare. Io sinceramente non ne conosco, ehm, ehm, quindi questo è un po' le tematiche del canale. I video saranno molto improntati, almeno all'inizio, sulle basi del disegno, cose che possono sembrare banali, ma per chi almeno inizia non sono così, diciamo, scontate. Infatti il primo video è fatto proprio sulla percezione della forma, dove in qualche modo cerco di far capire come eh, imparare le forme degli oggetti e conoscerli il più possibile aiuta poi comunque a realizzare disegni più coerenti con la realtà, eccetera. Quindi molti argomenti poi verranno fuori con i video. Ora questo è un video introduttivo tanto per spiegare il canale, per specificare alcune cose che tenevo a dire. Un'altra cosa, volevo parlare con la questione un po' commenti, domande, eccetera. Cioè, io ho una mia regola che seguo un po' in tutti i social network, quella di rispondere solo alle domande che reputo appunto opportuno rispondere, quindi tutte le domande fatte con maleducazione o maleducati o domande non pertinenti, eccetera, e non rispondo. Quindi normalmente rispondo, ma solo se reputo comunque opportuno rispondere. Anche per quanto riguarda proposte varie o sia eh, diciamo di utilizzo dei disegni per qualsiasi appunto uso o proposte di collaborazione o comunque qualsiasi richiesta mi viene fatta, rispondo solo se è fatta appunto con certa serietà, quindi mi dite chi siete, cosa volete e formulate la richiesta con un po' di descrizione, ecco, non io tutte quelle che purtroppo comunque anche negli altri social arrivano spesso, tutte quelle cose tipo ciao, vorrei collaborare con te, ciao e punto, ciao vorrei, non rispondo neanche perché vorrei che le cose fossero
in qualche modo esposte con serietà. Anche tutte le varie richieste: mi fai un disegno gratis, mi fai un corso gratis, mi dipingi la casa gratis, i muri di casa gratis o cose così, non rispondo neanche. Quindi, cioè, se volete fare questo tipo di, di domande o richieste, fatele, ma io comunque non rispondo, quindi se evitate è meglio. Non correggo comunque i disegni, non guardo disegni, quindi non mandatemi disegni perché ci vuole comunque tempo e non è perché sono, diciamo, cattivo, è proprio perché ci vuole tempo, e se si guardare i disegni di tutte le persone che me li mandano, comunque dovrei proprio dedicarci la giornata. Eh, Un'altra cosa che vorrei specificare, purtroppo comunque succede che ci sono in giro corsi di disegno che utilizzano i miei lavori, diciamo, ehm, in qualche modo appunto, come immagini in questi corsi per farli girare su internet così, quindi a volte mi ritrovo questi corsi con i miei disegni, con scritto corso di disegno, e ci sono i miei lavori. Vorrei specificare che anche in questo caso c'è diciamo, ho fatto una specie di regola proprio per non creare qui, per non creare confusione, e tutti i corsi o comunque nel caso io sono presente in qualche corso, partecipo anche, anche solo che per un periodo di tempo, anche solo per un giorno, comunque qualsiasi corso eh, che sono fisicamente presente, verrà comunque specificato, il corso sarà comunque effettuato appunto, da me, e ci sarà il mio nome, proprio perché ehm, eh, mi capita appunto di vedere questi corsi con i miei lavori, invece magari una persona lo frequenta, poi ovviamente non ci sono io, e magari insomma si può creare comunque un po' di confusione, quindi specifico che nel caso di corsi o cose simili dove sono presente, ci sarà sempre comunque specificato il mio nome. Ehm, diciamo un po' con questo chiudo un po' questo video di introduzione. Saluto tutte le persone che mi vorranno seguire in futuro, le persone che mi seguono, li ringrazio anche, e sì, chi in qualche modo vuol condividere il video, far crescere il canale, ben venga, e spero che il canale possa essere interessante, quindi un saluto, ciao ciao.